Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Easy Italian Podcast. Io sono Alessio e sono molto felice di essere qui con voi oggi. Ciao Alessio e ciao a tutti i nostri ascoltatori. È un piacere iniziare questa nuova conversazione. Prima di cominciare con l'argomento di oggi, vogliamo chiedervi un piccolo favore. Se vi piace il nostro podcast, per favore iscrivetevi al canale e mettete un like a questo video. Oh sì, è davvero importante per noi. Quando vi iscrivete o lasciate un commento, aiutate il nostro canale a crescere. Questo ci permette di creare sempre nuovi contenuti per voi. Esatto. Anche un piccolo commento, come "mi piace questo video", ci aiuta tantissimo. Grazie di cuore a chi lo farà. Ma ora, Sara, iniziamo con l'argomento di oggi. Molte persone ci chiedono come posso presentarmi in italiano in modo semplice. Ah, questa è una domanda bellissima. Presentarsi è la prima cosa che facciamo quando incontriamo qualcuno. È il primo passo per fare amicizia. Verissimo. Immaginiamo di essere a una festa o in un ufficio. Io incontro te per la prima volta. Io dico: "Ciao, io sono Alessio. E tu?" E io rispondo: Ciao, piacere di conoscerti. Io mi chiamo Sara. Avete sentito? Abbiamo usato due modi diversi. Io ho detto: "Io sono Alessio". È molto semplice, vero? Io sono. Sì, è semplicissimo. E io ho usato io mi chiamo Sara. Anche questo è molto comune in Italia. Mi chiamo. Possiamo dire io mi chiamo Sara o anche solo mi chiamo Sara. È importante ripetere queste frasi. Provate a dirlo anche voi a casa, lentamente. Io sono, oppure mi chiamo. Esatto, la ripetizione aiuta a ricordare meglio. Alessio, ma dopo aver detto il nome, di solito cosa diciamo? Di solito diciamo piacere, oppure, in modo più completo, piacere di conoscerti. È una frase molto gentile. Oh sì, piacere di conoscerti è una frase che fa sentire l'altra persona benvenuta. Proviamo a ripetere il piccolo dialogo? Ciao, io sono Alessio. Ciao Alessio, piacere di conoscerti. Io mi chiamo Sara. Perfetto. Vedi, non è difficile. È un inizio naturale. Ricordate, amici che ascoltate, non serve parlare velocemente. L'importante è essere chiari. Verissimo. In Italia apprezziamo molto quando qualcuno prova a parlare la nostra lingua, anche se fa piccoli errori. L'importante è il sorriso e la voglia di comunicare. Sara, a volte però le persone dicono anche il cognome, vero? Specialmente in situazioni un po' più serie o formali. Sì, è vero. Se sono in banca o dal dottore, dico buongiorno, sono Sara Bianchi. Uso il nome e il cognome. Ah, giusto. Invece tra amici usiamo solo il nome. È molto più rilassato. Assolutamente. Il nome è sufficiente per iniziare una bella conversazione tra noi. Bene, Sara. Abbiamo imparato i nomi e come salutare, ma dopo il nome di solito vogliamo sapere qualcosa di più su una persona. Ad esempio, da dove viene? Ah, sì, questa è la domanda classica quando si incontra qualcuno di nuovo. Di dove sei? Di dove sei? È una domanda corta ma molto importante. Io, ad esempio, sono di Roma. E tu, Sara? Io invece sono di Milano. Avete sentito, amici? Diciamo sono di e poi il nome della città. È il modo più semplice. È vero. Però c'è anche un altro modo per rispondere, specialmente se siamo all'estero. Possiamo usare la nazione. Ad esempio, sono italiano o sono italiana. Oh, giusto.
Gli amici che ci ascoltano vengono da tutto il mondo. Magari qualcuno è americano, qualcuno è brasiliano, qualcuno è francese. Pensate. È fantastico pensare a quante persone diverse ci ascoltano in questo momento. Se siete nuovi sul canale, scrivetecelo nei commenti. Diteci «Ciao, sono di...» e il nome del vostro paese. Ci piace tantissimo leggervi e darvi il benvenuto. Esatto, leggere i vostri commenti ci fa sentire davvero vicini a voi. E ricordate che se questo podcast vi sta aiutando a imparare l'italiano, un piccolo mi piace ci rende molto felici. Ci aiuta a far conoscere il canale a tante altre persone che vogliono studiare come voi. Vero. Grazie di cuore per il vostro supporto. Ma torniamo alla nostra presentazione. Sara, tu hai chiesto di dove sei, ma a volte sento dire anche da dove vieni. Qual è la differenza? In realtà sono modi molto simili. Da dove vieni è un po' più generico. Possiamo rispondere vengo dall'Italia o vengo da Roma. Vengo da. Ah, capisco. Quindi sono di oppure vengo da. Proviamo a ripeterlo lentamente per chi ci ascolta. Sono di Roma. Vengo dall'Italia. Sentite la differenza? Di per la città, da spesso per lo stato o la provenienza generale. Ma non preoccupatevi troppo della grammatica ora. Hai ragione, Sara. L'importante è farsi capire. La cosa bella è che quando dici di dove sei, la conversazione continua sempre. Io posso chiederti: ti piace vivere a Milano? Oh sì! E così la presentazione diventa un vero dialogo tra amici. Non è più solo una lista di informazioni. È proprio questo il nostro obiettivo, parlare in modo naturale. Sara, ma se io incontro una persona straniera qui in Italia, come posso chiederlo con gentilezza? Possiamo semplicemente dire: sei qui per vacanza o per lavoro? È una domanda molto comune e molto gentile. Ah, mi piace. Sei qui per vacanza. Molti dei nostri ascoltatori forse visitano Italia proprio per vacanza. Immaginate di essere in un bar a Firenze e qualcuno vi fa questa domanda. Che bello viaggiare in Italia. Mangiare un gelato, guardare i monumenti è il modo migliore per praticare la lingua. Certamente, mangiare aiuta sempre a parlare meglio. Ma ora dobbiamo parlare di un altro punto della presentazione che spesso crea problemi: l'età. Oh, è vero, questo è un punto molto importante. In italiano non usiamo il verbo essere per l'età, usiamo il verbo avere. Io dico ho 30 anni. Esatto. Ho. Come se avessi qualcosa con me. Io ho 28 anni. Non diciamo mai io sono 28 anni. Suona molto strano per noi italiani. È un errore che fanno molti all'inizio, ma basta ricordare io ho, tu hai. Quanti anni hai? Questa è la domanda da imparare. Quanti anni hai? Ripetiamolo ancora una volta insieme lentamente. Quanti anni hai? Perfetto. Vedete? La nostra presentazione sta diventando bellissima. Sappiamo dire il nome, da dove veniamo e quanti anni abbiamo. Stiamo facendo un ottimo lavoro. Vero. Grazie di cuore per il vostro supporto. Ma torniamo alla nostra presentazione. Sara, tu hai chiesto di dove sei, ma a volte sento dire anche da dove vieni. Qual è la differenza? Benissimo, Sara. Abbiamo parlato di nomi, di dove siamo e dell'età. Ma ora arriva una domanda che facciamo sempre quando vogliamo conoscere meglio qualcuno. Cosa fai nella vita? Ah, sì, questa è una domanda classica. Possiamo chiedere cosa fai o che lavoro fai. È un modo gentile per interessarsi alla giornata dell'altra persona. Io rispondo sempre faccio l'insegnante. O in questo caso potrei dire faccio il podcaster. Usiamo il verbo fare. Faccio il. Vero, faccio il per gli uomini e faccio la per le donne.
ma possiamo anche usare il verbo essere. Per esempio, io posso dire sono una studentessa o sono una segretaria. È vero. Entrambi i modi vanno bene. Faccio l'ingegnere o sono un ingegnere. Amici, voi cosa fate? Scrivetecelo nei commenti. Io faccio lo studente. Io faccio la dottoressa. Siamo davvero curiosi di sapere chi sono i nostri ascoltatori da tutto il mondo. Oh sì, è un ottimo esercizio scrivere la propria professione in italiano. E se non sapete come si dice il vostro lavoro, chiedetecelo pure nei commenti. Vi aiuteremo volentieri a trovare la parola giusta. E mentre scrivete il commento, non dimenticate di controllare se siete iscritti al canale. Se vedete ancora il tasto rosso Iscriviti, cliccatelo. È un modo fantastico per sostenerci gratuitamente e ci aiuta a capire che questo tipo di video vi piace. Grazie mille a chi lo farà. Ma Alessio, la vita non è solo lavoro, giusto? Cosa ti piace fare nel tempo libero? Questa è la parte più divertente della presentazione. Hai ragione. Nel tempo libero mi piace molto cucinare. Mi rilassa tantissimo preparare la pasta per i miei amici. E a te, Sara? Cosa ti piace fare? A me piace molto leggere e ascoltare musica. Mi piace. Questa è la frase magica per parlare dei nostri hobby e delle cose che amiamo. Mi piace. È molto semplice, perché dopo usiamo il verbo all'infinito, cioè il verbo che finisce in are, ere, ire. Ad esempio, mi piace cucinare, mi piace ballare, mi piace studiare l'italiano. Speriamo davvero che a tutti i nostri amici piaccia studiare italiano insieme a noi. Alessio, ma se ci piacciono tante cose diverse, come lo diciamo? In quel caso usiamo il plurale, mi piacciono. Ad esempio, mi piacciono i libri di storia o mi piacciono i gatti. Oh, i gatti! Anche a me piacciono molto. Vedete, presentarsi significa anche condividere un pezzetto della nostra anima, raccontare le cose che ci fanno stare bene. È vero, quando diciamo quello che ci piace, gli altri sorridono sempre. È un modo per creare un legame immediato con le persone. Mi piace viaggiare. Chi non ama viaggiare e scoprire posti nuovi? Credo tutti. Viaggiare apre la mente. E parlare una lingua straniera, come l'italiano, rende il viaggio in Italia ancora più speciale e profondo. Esatto. Immaginate di dire a un italiano «Mi piace molto la vostra cucina». Diventerete subito migliori amici. Gli italiani amano parlare di cibo. Oh, sicuramente, il cibo è la via più veloce per il cuore di un italiano. Quindi, ricapitolando, usiamo cosa fai per parlare del lavoro e cosa ti piace fare per parlare degli hobby. Perfetto. Avete visto quante cose potete già dire di voi stessi in modo semplice? Nome, provenienza, età, lavoro e passioni. Siete davvero bravi a seguirci fin qui. Assolutamente. Continuate così, perché state facendo dei progressi enormi semplicemente ascoltando. Ogni nuova parola che imparate è un piccolo passo verso la fluidità. Beh, Sara, abbiamo fatto un bellissimo percorso oggi. Abbiamo visto come dire il nome, l'età, il lavoro e le passioni. Ma ora, che ne dici se mettiamo tutto insieme? Oh sì, è un'ottima idea. Mettere insieme tutti i pezzi rende la presentazione fluida e naturale. È come comporre un piccolo puzzle della nostra vita. Esatto. Allora, provo io a fare una presentazione completa, lentamente, così i nostri amici possono ascoltare il ritmo. Ciao a tutti. Mi chiamo Alessio. Ho 28 anni e sono di Roma. Faccio il podcaster e nel tempo libero mi piace molto cucinare e viaggiare. Piacere di conoscervi. Bravissimo Alessio. È stata una presentazione perfetta, chiara, semplice e molto amichevole.
Ora ci provo io, così i nostri ascoltatori sentono anche una voce femminile. Vai pure, Sara, siamo tutti orecchi. Buongiorno, io sono Sara, ho 30 anni e vengo da Milano. Sono una studentessa di lingue e mi piace molto leggere libri e ascoltare musica. Piacere di conoscerti. Fantastico. Avete sentito? Sara ha usato buongiorno invece di ciao. È un po' più formale, ma va benissimo in ogni situazione. Vero, e ho usato io sono invece di mi chiamo. Entrambe le forme sono ottime. Amici, ora tocca a voi. Questa è la vostra missione per oggi. Scrivete la vostra presentazione completa qui sotto nei commenti. Sì, usate lo schema che abbiamo imparato. Saluto, nome, età, provenienza, lavoro e hobby. Non abbiate paura di sbagliare. Sbagliare è una parte fondamentale dell'apprendimento. Noi leggeremo tutti i vostri commenti e proveremo a rispondervi. È vero. Scrivere aiuta la memoria a fissare le parole. E mentre scrivete, se non lo avete ancora fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale. Per noi è fondamentale sapere che siete lì, che state imparando e che apprezzate il nostro lavoro. Giusto, Sara. Ogni iscrizione, ogni like e ogni commento è come un incoraggiamento per noi a continuare. Ci fa capire che Easy Italian Podcast vi è utile nelle vostre giornate, mentre guidate o mentre cucinate. Grazie davvero. Sapere di essere con voi nelle vostre case o nelle vostre macchine è un'emozione bellissima. Alessio, prima di chiudere, vogliamo dare un ultimo consiglio ai nostri amici? Certamente. Il mio consiglio è: non cercate di essere perfetti. Parlate, provate, usate le mani se serve. Gli italiani sono molto pazienti e amano chi cerca di parlare la loro lingua. Sorridete e dite piacere. Questo apre sempre tutte le porte. Che bel consiglio. La fiducia in se stessi è la chiave di tutto. Spero davvero che questo episodio vi sia piaciuto e vi faccia sentire più sicuri la prossima volta che incontrerete un italiano. Ne sono sicuro. Grazie ancora per essere stati con noi. Continuate a praticare, continuate ad ascoltare e vedrete che i risultati arriveranno presto. Un abbraccio a tutti da Alessio. E un grande saluto anche da Sara. Grazie di cuore per il vostro tempo. Ci sentiamo molto presto con una nuova conversazione. Ciao a tutti!